Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Secondo episodio di questa miniserie, di nuovo in compagnia con Turtlecute, che saluto. Ciao Turtle. Ciao ragazzi, bentornati. Allora, la puntata precedente abbiamo dato un'occhiata alle varie possibilità che si hanno per minare Bitcoin, quindi minare Bitcoin in solo, minare Bitcoin in pool o minare Bitcoin in pool ma facendo solo mining. Oggi cominciamo ad affrontare invece a vedere il primo dispositivo della serie on mining, che è questo oggettino qua, che vi presenterò poi anche in maniera più dettagliata, vi farò vedere proprio l'inizializzazione, ma questo qui è un Nerd Miner. Allora, è un dispositivo che mina Bitcoin, ma ci tengo a dire che è più un orologio da scrivania, adesso poi vedremo anche il perché, piuttosto che un vero e proprio miner. Quindi fornisce a tutti gli effetti potenza di calcolo per minare Bitcoin, ma la potenza di calcolo è talmente irrisoria che è veramente semplicemente un oggettino carino, un orologio da scrivania, ecco. Magari Tartar, se vuoi aggiungerci qualcosa sul Nerdminer, io intanto vi presento anche una slide per farvi capire l'ordine di grandezza del quale stiamo parlando, ecco. Allora, v me se vuoi mettere la slide a schermo mettila pure, il Nerdminer è, probabilmente uno dei primi mini miner inventati, nel senso che dentro ha una schedina, ESP32 per i malati di, questi dati e semplicemente è un miner che, ha mediamente una potenza di 78 circa dai 75 agli 80 kilohash. Vorrei soltanto, pensare a questa cosa, perché secondo me è estremamente divertente farci un pensiero. È decisamente il miner meno potente, di qualsiasi tipo di mini miner, cioè è davvero una potenza molto bassa, è più per estetica e per gioco che anche solo realmente per provare solo a minare un blocco. La cosa che però trovo interessante, perché la gente sottovaluta queste cose, è l'hash rate del Netminer è 78 kilohash. Cosa vuol dire? Immaginiamo che un ASIC quello che fa è generare hash. Immaginate tirare i dadi, lanciare una manciata di dadi e sperare che esca una combinazione valida per minare un blocco. Beh, possiamo dire che comunque, il Nerd Miner lancia 78.000 volte i dadi al secondo, per provare a prendere un hash che risolve un blocco Bitcoin. Questa cosa secondo me è roba che ti fa esplodere il cervello, perché poi vedi miner più grandi e i numeri diventano insensatamente più grandi. Mi pare che, se ho fatto i calcoli corretti, un semplice Bitax lanci dadi 1 triliardo di volte al secondo, quindi 1000 miliardi di volte al secondo, ovviamente ordini di grandezza totalmente diversi, però secondo me è comunque divertente dire: "Okay, abbiamo un prodottino come il NerdAxe e il Nerdminer che noi appoggiamo sulla nostra scrivania e comunque riesce a minare a buon ritmo, dei bitcoin lanciando dadi, un sacco di volte al secondo." Secondo me è un oggettino carino. Io non l'ho mai avuto, quindi Pluck, se vuoi dirci più te una recensione estetica o cose del genere del miner, dici pure. Scalda? Che è una curiosità che ho sempre avuto. Scusate ragazzi. Allora sì, intanto prima di dirti se se scalda o no, ci terrei a fare diciamo a dare innanzitutto i crediti a chi di dovere, perché, diciamo che questo, il Nerdminer è un progetto di Valerio Vaccaro, quindi è un italiano insieme ad altri, mi sembra 1 o 2 che ogni tanto compaiono, che è una persona veramente, veramente di con grandi capacità intellettuali, un po' meno comunicative perché diciamo che è una persona particolare, però, dalle indubbie capacità tecniche, quindi diamo i crediti a chi di dovere. Seconda curiosità che voglio portarvi è che questo possiamo dire che è l'unico dispositivo completamente open source. La differenza con gli altri, ovvero partiamo dai Bitax, è che i Bitax hanno al loro interno degli ASIC, perché, noi parliamo questa cosa qua dovreste già saperla se avete guardato i video con Gabriele Vernetti per quanto riguarda il mining, ma noi chiamiamo ASIC quello che in realtà è un miner, ovvero il macchinario è il miner. L'ASIC è il chip che sta all'interno, che fa proprio il lavoro. I Bitax utilizzano i chip dei vari miner, ok? Più performanti, meno performanti, non stiamo qui adesso a discuterne. Il chip però, l'ASIC, non è open source. C'è un'azienda che lo produce e è closed source di fatto. Quindi
per quanto il mining sia open source, si può arrivare all'open source fino al chip, perché poi il chip di fatto è closed source. Questo, il Nerdminer, non utilizza i chip ASIC, è semplicemente un software che usa adesso sinceramente non so che cosa utilizza, ma ha una CPU, credo abbia comunque hardware classico che si può trovare dappertutto ed è completamente open source, ok? Devi Aggiungo aggiungere di qualcosa? Sì. carino, la cosa che quasi nessuno sa è che ci sono varie schedine, diciamo schede madri da cui hanno questi processorini piccolini, da cui la gente può fare per esempio un Nerdminer. Cosa interessante, non vorrei dire una cavolata, ma sono quasi certo che il Jade, l'hardware wallet Jade, abbia dentro la stessa scheda, del Nerdminer. Quindi di fatto in realtà, dato che anche il Jade è open source come software, nulla vi vieta che potete trasformare un Nerdminer in un hardware wallet o un hardware wallet in un Nerdminer, perché la base hardware è la stessa, quello che cambia è il software che una persona ci carica sopra. Quindi Infatti voi vero. quando comprate il Nerdminer non comprate un Nerdminer, comprate un Lilgo che è lo schermino, poi se volete gli comprate il case e poi gli flashate sopra il programmino che mina Bitcoin. Esattamente, e nel corso della storia ho visto persone che ci caricavano anche sopra i videogiochi per dire: "Ho un aggeggino che posso usare come hardware wallet, ma al bisogno diventa un videogiochino da treno, su cui giocare con 2 tasti, o al bisogno diventa un Jade fatto in Certo. casa". Quindi secondo me è progetto simpatico, è vero, totalmente improntato all'open source, a differenza degli altri che, come giustamente ha detto Pluck, è vero, montano all'interno comunque un chip di un ASIC. Ehm, Faccio una mini parentesi soltanto su questo: i chip degli ASIC sono cose stupide, cioè gli ASIC sanno fare una cosa. Non trovo particolarmente preoccupante che per esempio il chip dentro al Bitax, solo il chip che fa hash, sia closed source, semplicemente perché non riuscite neanche a creare una calcolatrice con il chip di un ASIC. È troppo stupido, cioè è una cosa potentissima che però sa fare solo quello, fare hash, nient'altro. Ehm, quindi non c'è da avere, tra virgolette, "paura: "Oh mio Dio, il mio Bitax non è totalmente open source, non so quello che sta facendo". No, perché tutta la struttura attorno è open. Però è comunque interessante che effettivamente io non ci avevo mai pensato, quindi grazie Pluck, effettivamente il Nerdminer è l'unica cosa 100%, almeno sia hardware che software, open source nel mondo dei mini miner. E per rispondere alla tua domanda, no, non scalda assolutamente. È leggermente tiepido, ma via, è una roba proprio quasi insignificante, quindi E nel si mondo può dei mini tranquillamente tenere. miner è l'unico senza ventola, o almeno sì, Esattamente. praticamente l'unico senza ventola direi. Sì, sì, perché tutti in nascosta ce l'hanno. Anche perché, appunto, ripetiamolo, io adesso ritorniamo un attimo alla nostra, ok, alla nostra schermata, vedete la potenza che offre è veramente irrisoria. Noi siamo qua nei kilowatt. Abbiamo, vedete questo numerino qua che va avanti e indietro, è la potenza di calcolo che forniamo. Al momento adesso siamo a 77 kWh, ok? Quindi 77 kWh. Il Bitax appunto, sì, il Bitax che genera 1 terahash è 3 ordini di grandezza superiore, come dicevamo prima. Quindi, e nonostante questo, con il Bitax anche lì vi conviene minare in solo e ci fate poca roba. Il miner S9 con la quale abbiamo creato tutta la serie fa 14 terahash, ok? Quindi 14.000 miliardi di dadi, di tiri di dadi al secondo. Questo ne fa 76.000, cioè per capirvi, per capire la differenza, ecco, quindi proprio Per veramente. dare un Sì, ordine di grandezza, dico soltanto che kilohash, terahash sono 3 ordini di grandezza di differenza, e se noi prendiamo un terahash, che è quello che per esempio fa un Bitax, e guardiamo 3 ordini di grandezza sopra, arriviamo a 1 zettahash che è quasi ah, tutto il network Bitcoin. Cioè tutto il network Bitcoin non è ancora arrivato, ci arriverà probabilmente quest'anno, a 1 zettahash, e quindi, un Nerdminer sta ad un Bitax come un Bitax sta a tutto il network Bitcoin, come proporzioni di potenza. Quindi sì, effettivamente è davvero un aggeggino piccolino che però effettivamente il suo lavoro lo fa. eh sì, esatto, guardate, vi faccio vedere, voi lo tenete così, col vostro la vostra ora, è un orologio, vi segna l'ora, vi segna la potenza, il blocco vi dà delle informazioni, ecco sostanzialmente.
Sì, adesso siamo a circa 800 exahash, giusto? Più o meno di potenza globale del network. Sì, è estremamente 800. difficile, calcolare qual è l'hash rate del mondo Bitcoin, perché fluttua tantissimo anche per semplice fortuna, cioè se dei miner in pochi secondi trovano tante share, tanti hash molto difficili, improvvisamente il network sale di difficoltà, o in alcuni momenti invece sono sfortunati, scende. Quindi è difficile calcolare la potenza di calcolo di Bitcoin semplicemente perché conta anche la fortuna. Certo. Abbiamo toccato temporaneamente in alcuni momenti uno Z-hash nei momenti di picco di fortuna, quindi ufficialmente diciamo che il network Bitcoin si aggira intorno agli 800, 850 exahash al momento. Sì, è una Ehm, stima, via comunque, è però una la stima stima, più o meno è attorno a quello. Bene, esattamente. allora dai, io direi che comunque, il Nerdminer, c'è poco da dire sul Nerdminer, mi interessa però un attimo, commentare i dati che ci fornisce il Nerdminer, ovvero in questo schermino qua, che è quello diciamo che è più da nerd, che ci fornisce i dati tecnici diciamo, abbiamo diverse informazioni. Ovviamente sopra in piccolo, adesso ve li leggo così, abbiamo sopra in piccolo qua abbiamo l'ora e il fatto che è collegato al wifi, poi abbiamo il block template. Qui abbiamo un numero block templates 13.540. Ora, vuoi raccontarci che cosa significa questo numero sul Nerdminer? Ti dirò in maniera totalmente onesta, solitamente il block template è senza solitamente, il block template è l'insieme delle transazioni, che una persona decide di minare in un blocco, cioè di fatto il miner prende una scatola, gli mette dentro le transazioni che pensa che vorrà minare, fa l'hash di questa scatola e comincia a lavorarci. Quindi, questa cosa solitamente viene definita block template. Se, volete vedere anche solo per curiosità, se andate sul sito internet stratum.work, potete vedere i block template su cui stanno lavorando le mining pool del mondo Bitcoin al momento, per, vederli tra di loro. Ora, solitamente il block template, è difficile, diciamo, rappresentarlo per una persona, di solito si utilizzano degli hash. In totale onestà e ignoranza non so cosa sia il numero che mostra il Nerdminer sopra, a intuito ti direi che è o il numero di block template su cui ha lavorato, oppure una rappresentazione, semplicemente numerica, al posto che in hash più corta, di il block template su cui sta lavorando. In realtà purtroppo questa è una mia ignoranza, nel senso che non ho mai utilizzato un Nerdminer, però direi che a stima è una di queste 2 informazioni. Sì, Penso secondo che me sia anche sì, sono... carino, penso sia carino se dopo metti anche lo schermo qua al centro, tra noi 2, quando metti il video su YouTube, così la gente può vedere effettivamente, com'è lo schermo del Nerdminer, solo per Sì, avere anche un'idea più chiara. sì, 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 tanto comunque poi lo vedrete nel video approfondimento che facciamo su Nerdminer, ma ve lo metto eventualmente qua. Va bene, dai. Allora, invece qua abbiamo la best difficulty anche, che Es è un esatto. 4596. Okay, come abbiamo detto nella puntata prima, dei di questo episodio sul Nerdminer, scusate se mi continuo a confondere, ma il reparto marketing che dà i nomi a questi mini miner li fa un po' tutti uguali. Nella puntata precedente abbiamo spiegato che cos'era uno share, per una pool, quindi, semplicemente una rappresentazione di una quantità di una prova di lavoro. Ovviamente più il miner è fortunato, più trova uno share, che si avvicina alla risoluzione del blocco, più è cosiddetta definita alta la difficoltà dello share. Vi faccio un paragone che in realtà non è una metafora, è proprio come funziona. Quando noi generiamo uno share, un hash su Bitcoin, questo solitamente inizia con degli 0 e è un numero lungo 256 caratteri. Non solo dobbiamo generare un hash da 256 caratteri nel mondo Bitcoin per risolvere un blocco, ma abbiamo anche la difficoltà, ovvero dobbiamo anche farlo iniziare con 0 e una quantità di 0 ben definita, cioè il protocollo Bitcoin, per rendere più veloce o più lento la creazione di un nuovo blocco, è un tema molto difficile, provo a farlo in maniera semplice, dice: voi dovete generare un hash, ok, si creano un blocco al secondo, troppi. Allora dice: dovete generare un hash che inizia con almeno uno 0. Ok, cominciano a generare un blocco ogni 10 secondi. È ancora troppo, dobbiamo arrivare a 10 minuti. Quindi il protocollo Bitcoin dice: dovete generare un hash che inizia con 0 e inizia con magari 10 zeri. Quindi una persona deve cominciare a tirare i dadi tantissime volte finché non esce un hash con queste caratteristiche.
il protocollo Bitcoin cambia dinamicamente questa difficoltà per rendere più difficile o più facile creare un blocco. Quindi magari dice bastano 5 0, o magari ne servono 25. Quando un miner crea magari un hash con 10 che inizia con 10 0, non ha risolto un blocco, però se lo manda alla pool, la pool dice: beh, questa qua è una bella prova di lavoro, non ha risolto il blocco, ma ci si è avvicinato. Il best difficulty sui mini miner indica qual è lo share che abbiamo inviato alla pool che più si è avvicinato alla risoluzione di un blocco. Ora, il Nerdminer hai detto che come difficoltà nell'ordine delle migliaia, Sì. il network Bitcoin al momento come difficoltà mi pare qualcosa intorno a 200 trilioni come difficoltà per risolvere un blocco. Quindi Quindi siamo ancora 200.000 miliardi e noi siamo a ehm 4.500. Loro 200.000 son miliardi, 1000 sì. miliardi. Guarda, Noi te la forniamo guardo potenza per live. 4.500. Allora, al momento secondo live no, wow, wow, mi sono sbagliato, è 113.000 miliardi, Vabbè, di okay, di hash, okay. quindi siamo ancora lontanini dal Siamo poter ancora risolvere un lontani. blocco. Sì, 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 bene. Quindi, cioè, giusto da farvi capire la potenza di questo dispositivo, ecco, cioè nel Che senso, che secondo è me bellissimo, ma è comunque incredibile dimensioniamolo. che generi 78.000 hash al secondo. Quello è È vero, comunque sì, una cosa che a me sì, stupisce. è vero, è vero. Poi abbiamo l'ultimo dato che diciamo vale la pena secondo me commentare, che sono le shares. 32 bits shares, che sono 9. Le abbiamo accennate, diciamo, nella scorsa puntata, ma oggi magari possiamo vedere un Le pochettino share meglio. sono le prove di lavoro, quindi i pacchetti di quantità, interessante di lavoro, le share che avevano almeno una gli hash con almeno una certa difficoltà che ha generato il miner, che ha inviato alla pool. Questo è il modo per la pool di misurare, l'hash rate e quindi sappiamo che il nostro mini miner ne ha inviate 9 alla pool. Solo per darvi la prova di questo, non so se avete mai notato, se avete un mini miner, che il mini miner vi dice un hash rate, che è quello reale, cioè quanti hash genera al secondo. Ma quando voi andate sulla mining pool, l'hash rate che leggete sulla mining pool non è mai perfettamente uguale a quello che avete sul miner. Cioè magari sul miner avete 78 kilo hash e sulla pool avete in alcuni momenti 50, in alcuni momenti 100. Questo è dovuto al fatto che magari in un momento il miner manda una share molto bella, con una buona difficoltà alla pool, e la pool vede l'hash rate ve lo mostra molto più alto, poi magari per 10 minuti non trovate nessuno share buono e l'hash rate scende. Quindi semplicemente qua abbiamo quante volte il miner ha mandato delle prove di lavoro interessanti e valide alla pool. Esatto, sì. E poi abbiamo invece, vabbè, ovviamente i blocchi validi che al momento sono 4, quindi io ho preso 4 no sto scherzando, vedete, 0 blocchi validi. E poi sotto bello in grande è appunto quella la potenza effettiva che sta producendo il nostro dispositivo, adesso riesco a farvelo vedere bene, 77, vedete? 76. Esatto, sì. E poi abbiamo i million hashes, che non so che cavolo siano, sono 36.630. Ah beh, sono i milioni di hash che sta probabilmente generando il nostro dispositivo. No, è interessante perché appunto vi dicevo, sono dati che però effettivamente sono proprio i dati che sono, si riferiscono proprio al mining di Bitcoin, né più né meno, no? E quindi è veramente curioso che un dispositivo così piccolo sia in grado di fare tutto ciò, ecco. Io vi faccio vedere poi le altre schermate, che sono quelle che sarebbe bene poi utilizzare, cioè vederlo in quest'ottica qua. Un dispositivo che vi segna l'ora, vi dice sopra il prezzo di Bitcoin, se proprio volete, quanta potenza produce e poi il numero del blocco. Questo ve lo mettete sulla scrivania, lui lavora in background, potete dire di partecipare a tutti gli effetti al network di Bitcoin anche minando, però poi semplicemente è un orologio da scrivania. Ecco, poi se volete c'è l'altra schermata che vi dà anche le fee, le commissioni da pagare al momento, vi dà la difficoltà, vi dà l'hash rate globale che guardalo qua, 823 exahash, vi dà anche l'hash rate globale del network di Bitcoin e vi dà il blocco attuale. Quindi vi dà tutta una serie di è un dispositivo che vi dà delle informazioni, poi se volete guardate c'è anche semplicemente qua col prezzo, vi dà delle informazioni, no? Niente di più, niente di meno. E però potete dire che state minando Bitcoin. Potete vantarvi con gli amici e dire che state minando Bitcoin. Ragazzi, io direi che
con Nerdminer abbiamo detto tutto. Direi che per oggi siamo a posto così, ci vediamo la settimana prossima e affrontiamo un nuovo dispositivo, quindi magari tenete a mente tutti i dati che vi abbiamo fornito oggi, perché poi li compareremo con gli altri dispositivi che andremo a vedere, per vedere anche un pochettino quali sono proprio le differenze di potenza tra i vari dispositivi sempre legati all'home mining, in modo tale poi da avere una panoramica completa. Io ringrazio di nuovo Turtle, se vuoi dire ancora Aggiungo qualcosa, una cosa, assolutamente. Plak, dai, mettiamo anche il prezzo, quanto si trova il Nerdminer al momento, così li possiamo Sì, comparare anche quelli. esattamente. Allora, il Nerdminer ce ne sono di varie fasce di prezzo, nel senso che se volete ci sono dei siti che ve lo vendono già, credo fatto e già configurato, anche flashato, che non è il massimo, nel senso che sarebbe sempre bene farsi tutto in casa, però sulla cinquantina di euro, 50-60 euro li trovate già fatti e finiti. Se no, su AliExpress vi trovate questa roba qua a 30 euro, neanche. Io mi sembra che l'ho pagato 26 euro, qualcosa del genere. Poi voi vi flashate, ovviamente uscirà il video su come inizializzarlo, quindi seguite il mio video che vi spiego passo passo su come inizializzarlo e come far partire il vostro Nerdminer. Però veramente, se voi ve lo acquistate su AliExpress, 25, neanche 30 euro, ecco. Se proprio lo volete, magari, ecco, una curiosità è che io ho comprato anche, diciamo, la cover, però la cover ci sono diciamo, le disposizioni per poterselo fare con una stampante 3D e potete sbizzarrirvi, cioè si vendono i case, ce ne sono di varie tipologie, questo è quello classico, se no ci sono quelli fatti a Miner, a Antminer S9, ci sono quelli fatti a razzo, potete sbizzarrirvi, di fatto è semplicemente vi arriva un display, un computerino piccolino con un display, che veramente, se volete solo il display, con neanche 20 euro ve lo portate a casa. Prezzi veramente. E aggiungo come dato totalmente inutile finale, che mi sembra carino compararlo fra i vari mini miner, ho guardato su Solo Chance, che è un sito che vi calcola la probabilità di solo minare un blocco con i nostri 78 kHz, abbiamo una probabilità di trovarlo in quanti anni? In questo caso ogni 21 miliardi di anni abbiamo la probabilità di trovare un blocco, quindi veramente bassina, però piuttosto che Abbiamo niente. trovato il modo per concludere questi video. Quindi concludiamo questo video dicendo che con un Nerdminer avete una possibilità su 21 miliardi di anni di riuscire a minare un blocco. E con questa la chiudiamo e noi ci vediamo il prossimo video con il prossimo dispositivo. Ciao!